deciso di fare una serie di video su un argomento un po' controverso che mi ha sempre affascinato sin da quando ero bambino. Stiamo parlando della bomba atomica. Ora, ovviamente io non sono qui per celebrare le armi di distruzione di massa, però mi hanno sempre colpito e interessato tutti quei fenomeni, sia naturali che artificiali, in cui c'è un grande rilascio di energia, quindi onde giganti che si schiantano, cascate, eruzioni vulcaniche e proviamo a immaginarcelo, un fungo atomico alto 10 o 20 km che nel giro di pochi secondi si sviluppa davanti ai nostri occhi. Deve essere stata una visione assolutamente terrificante, ma anche ricca di meraviglia nel senso letterale del termine, ovviamente. Fanno assolutamente impressione già soltanto i video dei test nucleari effettuati negli anni 50 e negli anni 60, figuriamoci che cosa deve essere stato assistere con i propri occhi. A oggi gli stati, le nazioni che posseggono la bomba atomica sono Stati Uniti, Russia, Regno Unito, Francia, Cina, India, Pakistan, Israele e da pochi anni la Corea del Nord. Ma com'è che non c'è stato un vero proliferare delle armi nucleari? Com'è che non ce le hanno tutti? Com'è che non ce le hanno i terroristi? Com'è che non ce le possono avere i privati? Per capire perché non c'è stata una proliferazione nucleare, dobbiamo spiegare come funziona una bomba atomica e che tipo di combustibile utilizza. In questo video parlerò unicamente di bombe a fissione, bombe atomiche pure che funzionano con l'uranio o con il plutonio. Non parlerò di bombe all'idrogeno, bombe termonucleari, bombe a fusione, perché tecnologicamente quelle sono venute dopo e comunque al loro interno contengono comunque una bomba a fissione. Quindi come funziona una bomba a fissione? Si basa sulla proprietà che hanno alcuni elementi radioattivi di emettere neutroni e qualcuno ha capito che mettendoli in sufficiente quantità, in sufficiente concentrazione, si poteva ottenere quella che si chiama una reazione a catena, cioè uno di questi neutroni va a colpire un altro nucleo. Questo nucleo a sua volta cede 2 o 3 neutroni e questi vanno a colpire altri nuclei e così via. In una frazione di secondo si ha una reazione a catena incontrollata che è quella che serve per costruire una bomba, perché i reattori nucleari per la creazione di energia elettrica funzionano essi stessi con il principio della reazione a catena, ma è una reazione a catena molto più lenta, appunto una reazione a catena controllata. Mentre nel caso della bomba atomica serve una reazione che va a un andamento esponenziale e rilascia tutta l'energia contenuta in tutti i nuclei in una frazione di secondo. Per ottenere questo tipo di reazione a catena incontrollato rapidissimo, occorre inserire in una bomba atomica quella che si chiama una massa critica. Il concetto della massa critica è importante per capire essenzialmente che cos'è una bomba atomica. Una bomba atomica è un dispositivo che contiene al suo interno 2 o più masse subcritiche, cioè delle quantità di materiale fissile che prese singolarmente non causano una reazione a catena, ma che messe insieme, azionando un meccanismo che può essere basato su un timer o su un altimetro, la bomba atomica non è altro che un dispositivo che crea una massa critica a comando. Il principio teorico che c'è dietro il funzionamento di una bomba atomica è relativamente semplice. Il problema è poi costruirla realmente una bomba atomica, superare le sfide di tipo ingegneristico e soprattutto procurarsi il materiale fissile, che come vedremo è tutt'altro che un gioco da ragazzi. I design che sono stati utilizzati per la formazione di questa massa critica sono essenzialmente due. Sono il design a proiettile e il design a implosione. Guarda caso sono stati i due design usati nelle 2 bombe sganciate sul Giappone alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Partiamo dal design a proiettile. Il design a proiettile è veramente semplice, quasi impossibile che una bomba progettata con questo metodo non funzioni. Infatti, la bomba che era stata sganciata su Hiroshima non era mai stata testata prima.
Si dava per scontato che avrebbe funzionato e infatti ha funzionato benissimo. Le masse subcritiche sono distribuite così. C'è un proiettile e un bersaglio. Il proiettile va a colpire il bersaglio, forma la massa critica. Si potrebbe quasi costruire in garage questa bomba atomica se fosse facile procurarsi il combustibile con cui funziona. Però il problema, o anzi, meno male che è così, questo tipo di design funziona soltanto con l'uranio 235. L'uranio 235 è un isotopo dell'uranio che estraiamo dalle miniere, solo che il 99% dell'uranio che c'è in quelle miniere è uranio 238, che non va bene per fare una reazione a catena. Dobbiamo separare l'uranio 235 dall'uranio 238. Quanta fatica serve per fare questo? Ebbene, pensate a tutte le volte che avete usato a vanvera l'aggettivo estremo. Questa volta non lo usiamo a vanvera, siamo veramente agli estremi di quanto può essere laborioso un procedimento. Vi dico dei dettagli. Durante la seconda guerra mondiale, nel progetto Manhattan, era stato costruito un complesso industriale che si doveva occupare di separare l'uranio 235 dall'uranio 238. Ebbene, si è rivelato essere l'edificio più grande del mondo. Tutto il complesso è diventato una vera e propria città che dava lavoro a quasi 100.000 persone e per fare questa separazione che è stata tentata con 3 metodi diversi, gli Stati Uniti impiegavano solo in quel complesso industriale lì il 15% di tutta l'energia elettrica della nazione. Rendetevi conto di quanto è stato costoso procurarsi l'uranio che è servito poi per inserirlo nella prima bomba atomica sganciata sul Giappone, Little Boy. Ci si è resi quindi presto conto che questo non era un design ottimale per la difficoltà del procurarsi il combustibile fissile, ma anche per un altro motivo. Una bomba costruita con questo design può avere delle detonazioni accidentali, perché appunto questo design è troppo semplice. Basta che per qualche motivo questo proiettile venga lanciato verso il bersaglio e la detonazione avviene, e quindi si è preferito utilizzare il secondo design. Il secondo design di cui andiamo a parlare è il design a implosione. Questo è il design che è stato utilizzato sia per la bomba su Nagasaki, Fat Man, sia nella primissima esplosione nucleare, parte del test Trinity realizzato nel deserto del Nevada. Questo tipo di design è molto più complesso rispetto al design a proiettile e quindi è stato necessario fare un test per vedere se effettivamente avrebbe funzionato. E gli Stati Uniti hanno praticamente bleffato di brutto con il Giappone, perché sono riusciti a produrre con tutto il progetto Manhattan, con tutta la centrifugazione dell'uranio, bla bla bla, sono riusciti a produrre 3 bombe. Una l'hanno usata per il test di Trinity, l'altra l'hanno sganciata su Hiroshima e l'altra l'hanno sganciata su Nagasaki. Se il Giappone non si fosse fortunatamente arreso dopo aver subito 2 esplosioni atomiche, gli Stati Uniti non avrebbero avuto altro, non avrebbero potuto fare un'escalation nucleare. Vi farei un disegnino per farvi vedere come funziona il design a implosione e farvi capire dove sta questa difficoltà nel costruirlo. Allora, nel design a implosione le masse subcritiche sono distribuite in questo modo. Abbiamo un nocciolo centrale di plutonio circondato da una sfera di materiale inerte che separa il nocciolo centrale da un guscio esterno, praticamente una sfera vuota sempre di plutonio. Questa è la seconda parte della massa critica. Tutto intorno a questo guscio di plutonio ci sono tutta una serie di cariche esplosive. Ora io sto disegnando ovviamente un cerchio, ma voi dovete immaginarvi una sfera dove tutte queste cariche esplosive sono distribuite in 3 dimensioni. Tutte queste cariche esplosive simultaneamente, nello spazio di milionesimi di secondo, le tolleranze sono praticamente inesistenti, devono scattare e vanno a spingere la sfera esterna vuota di plutonio attraverso la zona inerte verso il nocciolo centrale, formando la massa critica.
Ecco perché si chiama design a implosione. Si va a comprimere questa sfera esterna addosso al nocciolo. Già sincronizzare le esplosioni non è affatto una impresa semplice, anzi si tratta di costruire un meccanismo che farebbe impallidire gli orologiai svizzeri. Ma non solo, provate a immaginare, visualizzare una delle cariche esplosive nel momento in cui esplode, crea un fronte dell'onda che non è mica dritto, e un fronte dell'onda è per sua natura curvo, quindi come potete vedere la parte frontale del fronte dell'onda andrebbe a colpire il nocciolo centrale prima che la possano raggiungere le parti esterne del fronte dell'onda. E quindi se poi ci immaginiamo tutte le cariche distribuite intorno alla massa subcritica, otteniamo una figura che non forma una sfera, e noi dobbiamo assolutamente ottenere una sfera se vogliamo una resa dell'ordigno vera e propria, se vogliamo che funzioni, con la potenza che abbiamo deciso. Quindi che cosa ci si è dovuto inventare per correggere questo problema? Ci si è dovuto inventare quelle che si chiamano delle lenti esplosive. Le lenti esplosive non sono delle lenti come quelle degli occhiali che fanno puff, no, sono, diciamo, una distribuzione di materiale esplosivo che fa in modo che questo fronte dell'onda parte con quella forma che vi ho fatto vedere, poi viene piano piano corretto, cioè piano piano, parliamo sempre di milionesimi di secondo, e quindi attraverso l'uso, un mescolare, una distribuzione particolare di esplosivi veloci ed esplosivi lenti, tra virgolette, abbiamo questa modifica del fronte dell'onda che diventa della forma che ci interessa, per poi formare una sfera intorno, scusate l'elicottero, intorno al nocciolo centrale. Ma in tutto questo, il plutonio per costruire questa bomba, come ce lo procuriamo? Dunque, il plutonio non esiste in natura. Il plutonio è uno dei sottoprodotti della fissione dell'uranio che avviene nei reattori nucleari per la produzione di energia elettrica. Quindi, se vogliamo costruire una bomba con questo design, dobbiamo comunque costruire un reattore nucleare. Quindi un bel po' di milioni di dollari, un bel po' di tempo, e poi con che cosa funzionano i reattori nucleari? Con l'uranio 238? No, l'uranio andrà comunque arricchito. Non dobbiamo arrivare ai livelli di arricchimento che sono necessari per la costruzione del design a proiettile, che nel caso di Hiroshima si è dovuti arrivare circa al 90% di arricchimento, partendo, ripeto, da 0,7 di concentrazione. Per costruire un reattore a fissione bastano delle concentrazioni nell'ordine del 2-3%, ma comunque si tratta di costruire un impianto di arricchimento dell'uranio. Come potete intuire, questa non è una sfida che è possibile risolvere in un garage. Il progetto Manhattan ha infatti coinvolto le più grandi menti del pianeta, fisici ed ingegneri. Sono stati rinchiusi in una stanza per anni, foraggiati con fondi praticamente illimitati. Questo perché, quasi poeticamente, la natura ha deciso che costruire una bomba atomica debba essere un procedimento intrinsecamente difficile. A seconda del design che scegliamo, design semplice o design complicato, ci troviamo con il problema speculare nel procurarci il combustibile fissile. Design semplice, combustibile complicato. Combustibile semplice, design complicato. In luce dei dettagli tecnici che vi ho descritto, io mi sento di voler lanciare una provocazione. Ma siamo sicuri che l'invenzione della bomba atomica sia un concetto così mostruoso, così negativo? E non è che invece noi magari dobbiamo molto alla bomba atomica? Da quando esiste la bomba atomica non esiste più la possibilità per una superpotenza di attaccarne un'altra senza rischiare di soffrire delle conseguenze finali, cioè di annichilazione completa del suo benessere, della sua stabilità economica. Noi sono più di 70 anni che abbiamo pace
tra le superpotenze. Sì, c'è stata la guerra fredda, c'è stata la crisi missilistica di Cuba e tutti altri momenti di tensione in cui veramente abbiamo rischiato di tirarcele in testa queste bombe atomiche. Però io quello lo chiamo l'adolescenza tecnologica, cioè ogni invenzione tecnologica è accompagnata da un periodo in cui non abbiamo abbastanza neuroni per poterla gestire in maniera saggia. Però, finita la guerra fredda, io mi sento di dire che la parte più rischiosa è passata. C'è troppo benessere economico nel mondo, ripeto, almeno nelle superpotenze, e quindi non conviene più a nessuno rischiare tutto, pensate alla società tecnologica, a internet, tutto questo sparirebbe da un giorno all'altro se si decidesse di lanciare delle bombe atomiche. Facciamocela almeno questa domanda. Non dico che dovete arrivare alla mia stessa risposta, però almeno chiediamoci: ma siamo sicuri che senza la bomba atomica vivremmo in un mondo migliore? In un mondo più pacifico, in un mondo con più stabilità economica? Ai posteri l'ardua sentenza.